In questo video ti parlerò di un'organizzazione sovranazionale di cui fa parte anche l'Italia, l'Unione Europea. Si tratta di un'organizzazione economica e politica a carattere sovranazionale, cioè di un'unione di stati che accettano la presenza di un ordinamento sovraordinato ed indipendente. L'Unione Europea è nata con lo scopo di promuovere la cooperazione economica. Secondo te, Europa e Unione Europea sono la stessa cosa? Se stai pensando di no, complimenti! Infatti l'Europa è un continente, mentre con Unione Europea si fa riferimento ad un'organizzazione economica e politica a cui i paesi europei possono scegliere di aderire. Attualmente i paesi membri sono 27. Se vuoi conoscerli tutti e sapere la data di ingresso, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione. L'idea di una simile organizzazione comincia a svilupparsi dopo la Seconda Guerra Mondiale. Alcuni paesi europei, insieme a Stati Uniti e Canada, istituiscono la NATO. Se vuoi saperne di più, clicca sul link che trovi in descrizione. Le nazioni europee, inoltre, cercano di risollevarsi dalle conseguenze devastanti del conflitto. Il ministro degli esteri francese Robert Schuman propone la fusione delle produzioni di carbone e acciaio di Francia e Germania, anche per evitare un'altra guerra tra queste due rivali storiche. Altri governi europei decidono di aderire a questa iniziativa. Ed è così che nel 1951, oltre a Francia e Germania, anche Belgio, Italia, Lussemburgo e Paesi Bassi firmano il trattato istitutivo della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, la CECA. Qualche anno dopo, nel 1957, i Paesi membri della CECA firmano i trattati istitutivi della Comunità Economica Europea, la CEE, e della Comunità Europea per l'Energia Atomica, l'Euratom. Questi trattati gettano le basi per la realizzazione di un'area senza frontiere interne, nella quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. In pratica viene avviato un processo in cui vengono eliminati tutti gli ostacoli che impediscono il libero scambio e la libera circolazione tra gli Stati membri. Nel 1992 gli Stati membri della Comunità Europea firmano il Trattato di Maastricht, conosciuto come Trattato sull'Unione Europea. Questo crea le premesse per la nascita dell'Unione Europea come la conosciamo oggi, ma è con il Trattato di Lisbona firmato nel 2007 che la Comunità Europea viene definitivamente sostituita dall'Unione Europea. L'Unione Europea persegue una serie di obiettivi, tra i quali promuovere il benessere dei suoi cittadini, offrire libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne dell'Unione, realizzare un'unione economica e monetaria adottando l'euro come moneta unica. Infatti dal 2002 l'euro è entrato materialmente in circolazione ed oggi è la valuta ufficiale di 19 Stati membri che costituiscono l'area dell'euro, nota anche come Eurozona. L'Unione Europea si compone di 7 istituzioni, 7 organi e di oltre 30 agenzie decentrate. Tra le istituzioni ne distinguiamo 4 decisionali e 3 responsabili dell'ambito giudiziario, finanziario ed esterno. Quelle decisionali sono il Parlamento europeo, che adotta decisioni sulle leggi europee con il Consiglio dell'Unione Europea e approva il bilancio, il Consiglio europeo, che definisce gli orientamenti e le priorità politiche, il Consiglio dell'Unione Europea, che forse può sembrarti uguale all'istituzione precedente, ma è diversa. Infatti rappresenta i governi dei Paesi membri, in pratica è il luogo in cui i ministri di ciascun governo si riuniscono per adottare leggi e coordinare le politiche. Ed infine la Commissione europea, che svolge funzioni esecutive e rappresenta gli interessi comuni. Invece le istituzioni responsabili dell'ambito giudiziario, finanziario ed esterno sono la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la Corte dei Conti Europea e la Banca Centrale Europea.
il paese che intende aderire all'Unione Europea sottopone la sua candidatura al Consiglio. Questo chiede a sua volta alla Commissione di valutare la capacità del paese candidato di soddisfare dei criteri di adesione, detti criteri di Copenaghen, che includono un'economia di mercato funzionale, cioè in grado di sopportare le pressioni derivanti dalla concorrenza, la tutela dei diritti dell'uomo e delle minoranze, la stabilità della democrazia e la condivisione degli obiettivi e delle norme dell'Unione. Se la Commissione dà parere positivo alla richiesta di ingresso del Paese, vengono avviati ufficialmente i negoziati, che si concludono con un accordo internazionale tra il Paese che intende aderire e gli Stati già membri. L'Unione Europea riconosce a ciascuno Stato membro il diritto di uscire dall'Unione attraverso una procedura di recesso. Il primo paese a decidere di recedere è stato il Regno Unito, che dal 2020 non fa più parte dell'Unione Europea. Prima di concludere, voglio ricordarti che chi ha la cittadinanza di uno Stato membro ottiene automaticamente anche la cittadinanza dell'Unione Europea. Ciò significa che, in quanto cittadino dell'Unione, hai anche il diritto di soggiornare, circolare e lavorare all'interno dell'Unione Europea senza particolari restrizioni.